Il cyberbullismo è la manifestazione in rete di un fenomeno più ampio e meglio conosciuto come bullismo. Quest'ultimo è caratterizzato da azioni violente e intimidatorie esercitate da un bullo o un gruppo di bulli su una vittima. Perché è importante sapere che cos'è il cyberbullismo? La risposta è facilmente intuibile, perché si tratta di un fenomeno in costante aumento, che può portare conseguenze anche gravi per chi lo subisce. Partiamo da una premessa importante. Il bullismo esiste da tempo immemore. La nascita del bullismo online è invece legata allo sviluppo dei moderni dispositivi tecnologici. Le nuove generazioni vivono in una società fortemente dipendente dalle tecnologie e dalla rete, al punto che spesso si ritrovano di fronte ad una difficoltà oggettiva: distinguere ciò che è reale da ciò che è virtuale. È palese che ciò che avviene online non è reale, ma è pur vero che ciò che è virtuale troppo spesso influenza e condiziona fortemente la vita reale. Ecco perché un'azione di bullismo online, o come si scrive, cyberbullismo, può rappresentare un pericolo serio per l'incolumità fisica e mentale della vittima. Per capire cosa significa cyberbullismo, bisogna necessariamente analizzare i principali temi sul bullismo. Il fenomeno si manifesta prevalentemente in ambito scolastico. Consiste in azioni intimidatorie che talvolta sfociano in violenze fisiche, esercitate da un singolo o da un gruppo di bulli ai danni di una vittima. I soggetti coinvolti sono adolescenti e bambini e di solito l'elemento più debole e sensibile rappresenta il bersaglio ideale. Il cyberbullismo identifica ugualmente una molestia, ma con la differenza che essa viene perpetrata attraverso la rete. Per questo lo si definisce anche come bullismo su internet. Come è ormai chiaro, il cyberbullismo rappresenta quindi una forma di bullismo che avviene tramite internet, sotto forma di offese, minacce e molestie. Tipologie di bullismo online. Messaggi offensivi e o volgari inviati solitamente su un forum e siti di discussione online. Molestie, invio in maniera ossessiva e ripetuta di messaggi contenenti insulti. Denigrazione, invio di messaggi tramite SMS, mail e post a più destinatari con l'intento di danneggiare la reputazione della vittima. Sostituzione di persona, rubare l'identità della vittima con l'obiettivo di pubblicare a suo nome contenuti volgari. Rivelazioni, rendere pubbliche le informazioni private della vittima. Inganno, conquistare la fiducia di una persona per carpire informazioni private e o imbarazzanti con la finalità di renderle pubbliche. Esclusione, escludere deliberatamente una persona da un gruppo online per ferirla. Cyberpersecuzione, molestare e denigrare ripetutamente per incutere paura e terrore in riferimento all'incolumità fisica. Happy slapping, molestare fisicamente con lo scopo di riprendere l'aggressione e pubblicare il video sul web. Rispetto alle modalità di esecuzione delle molestie, il tutto si svolge attraverso le nuove tecnologie e i nuovi media. L'intimidazione può avvenire tramite telefonate, SMS, mail, chat, social network, forum online e siti di giochi. In moltissimi casi, le vittime del cyberbullismo conoscono personalmente i loro aggressori. Trattandosi prevalentemente di adolescenti e in generale giovani, le vittime sono particolarmente vulnerabili di fronte a tali comportamenti. La maggior parte di esse ha difficoltà nel parlare dell'argomento e nel denunciare gli aggressori per paura di essere ricattate. Intrappolate in uno stato di fragilità emotiva estrema, le vittime dei cyberbulli rischiano conseguenze pericolose. Molte di esse incorrono in forme di depressione, autolesionismo e tendono ad isolarsi. La pressione psicologica agisce negativamente anche sulla condizione fisica. Un'alta percentuale di vittime ammette di aver ridotto drasticamente l'assunzione di cibo.
Questa conseguenza è fortemente presente nei casi di body shaming, ovvero casi di offese che tendono a concentrarsi sull'aspetto fisico della vittima. La conseguenza peggiore del cyberbullismo è la capacità di indurre al suicidio. Purtroppo, tante vittime, anziché chiedere aiuto, trovano nel gesto estremo la soluzione per liberarsi da questo peso. Da quanto è emerso fino ad ora è evidente come il cyberbullismo possa compromettere la vita delle persone fino ad arrivare a conseguenze estreme. Contrastare questo fenomeno e aiutare le vittime è fondamentale. Per questo motivo, fin dagli ultimi anni della scuola primaria e soprattutto nella scuola secondaria di primo e secondo grado, si svolgono molte attività riguardanti questo tema, con lo scopo di far riflettere i ragazzi sul fatto che le parole pesano come macigni, che è importante esternare le proprie paure, le proprie ansie, le proprie emozioni, aiutandoli a creare empatia. È importante raccontare e raccontarsi, parlare dei propri vissuti, anche se è difficile farlo. A questo si aggiunge da parte dei ragazzi una paura spesso reale di non essere davvero ascoltati, di non essere compresi, considerati. Bisogna creare con loro uno spazio autentico in cui ognuno possa esprimere le proprie incertezze e le proprie fragilità, del tutto normali nel periodo dell'adolescenza. Ecco quindi l'importanza di attivare un dialogo costruttivo, critico, che faccia emergere possibili resistenze e trasformarle in fattori di crescita. Far comprendere che l'errore, il fallimento, sono parte integrante del percorso di maturazione, dove sbagliare è un diritto previsto. Si cade per rialzarsi più forti di prima, trovando sempre una mano pronta ad aiutare e qualcuno disposto ad ascoltare.